Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, rieccoci al consueto appuntamento settimanale nel quale riassumo quelle che sono state le notizie più importanti su videogiochi e VR della settimana scorsa. Settimana piuttosto turbolenta con una notizia che ha fatto rialzare un po' la testa agli utenti PSVR 2 grazie al calo di prezzo che avrebbe fatto schizzare le vendite, chi l'avrebbe mai detto. Mentre ci sono state delle critiche per Meta, qualcuno fra l'altro ne ha anche gioito, per le perdite registrate nel settore VR AR. Ma esaminerò insieme a voi questi due eventi e vediamo cosa vuol dire ed effettivamente cosa è successo. Apple Vision Pro si controlla con la mente e vi spiegherò come è possibile tutto ciò. Parleremo anche della crisi in casa Microsoft a causa del crollo delle vendite delle console, ma soprattutto è davvero un momento di crisi per Xbox oppure c'è qualcosa che potrebbe ancora tenerla in piedi. Vedremo anche quali sono le novità introdotte con l'aggiornamento firmware per visori Meta V68 e molto altro, ma prima dovete disattivare l'adblock e fare ricaricare il video con le pubblicità. Gente, basta guardarne 5 secondi. Non dovete guardarle tutte, per Dio. Fatto ciò, mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo alla scoperta delle migliori notizie della settimana su videogame e VR. Ma quale perdita? Ma quale crisi di Meta e della VR? Prima di strapparvi i capelli per cose che capite soltanto a metà o che non capite affatto, fatevi guidare da chi le cose le analizza in fondo e le guarda da diversi punti di vista. C'è chi festeggia per le perdite di Meta nel settore VR e AR, come se le perdite di Meta potessero portare qualche vantaggio personale. Oppure c'è chi profetizza la scomparsa imminente della VR nella speranza di poter attirare maggior utenza proveniente da diversi settori, dicendo snorate sulla VR, e chi invece ha capito cosa sta succedendo. Durante la scorsa settimana è venuta fuori la notizia che Meta sta perdendo un sacco di soldi, si parla di miliardi, soprattutto a causa di Reality Labs, la divisione di Meta che si occupa di VR e AR. Tutto vero, le perdite di Reality Labs sono una realtà, ma chi ne sta parlando solo adesso lo fa in malafede, perché omette o si dimentica di dire che queste perdite erano state previste da Meta fin da subito e che fanno parte di un progetto a lungo termine della durata di 10 anni, che avrà termine nel 2030 per poi gradualmente trasformarsi in guadagni a partire dal 2031. Non solo Meta aveva programmato queste perdite già da un bel po' e aveva spiegato anche pubblicamente che ci sarebbero state e che nel corso degli anni sarebbero diminuite mano a mano ci si avvicinava al 2030 per poi andare in pari e cominciare a guadagnare. Ma ci si dimentica di dire che se da una parte c'è questo progetto in perdita, Meta può contare su altri settori che la stanno saldamente tenendo in piedi e che anzi riescono a coprire totalmente le perdite di Reality Labs. In più aggiungeteci che gli esperti, proprio per dimostrare sempre di non essere di parte, giocano spesso sulle parole facendo volutamente confusione fra ricavi, guadagni e utili. Prendiamo i dati di vendita di Quest 3 per esempio, che nell'ultimo periodo stanno superando addirittura le aspettative di Meta e gli utili dell'ultimo trimestre del 2024 hanno addirittura doppiato quelli del 2020 nell'ultimo periodo, cioè in soli 4 anni hanno più che raddoppiato gli utili e parliamo solo di Reality Labs, non degli altri settori. Quindi state tranquilli che il piano decennale di Meta sta dando i suoi frutti e adesso arriverà anche Quest 3 a dare manforte alle vendite, che sono sicuro farà numeri molto più grossi rispetto a quelli fatti con Quest 3. Quest 3S costerà di meno all'acquirente, ma costerà di meno anche produrlo. Non basterà sicuramente a fare andare in pari i profitti con i costi di produzione, ma sicuramente contribuirà a fare crescere gli utili. E ancora, Meta ha in programma la riduzione della spesa del 20% di Reality Labs, cosa che in combinazione con i ricavi di Quest 3 e quelli che verranno fatti con Quest 3S e con occhiali olografici che dovrebbero arrivare l'anno prossimo, con 2 modelli di Quest 4 che dovrebbero arrivare nel 2026, con il Quest Pro 2 che dovrebbe arrivare nel 2027. Tutto questo dovrebbe condurre Reality Labs verso la redditività e quindi fuori da quella che sembra una perdita, ma in realtà, come ho detto, è un progetto a lungo termine. Ragazzi, voi non sapete neanche fare la lista della spesa e vi mettete a dire che la VR è morta perché Meta sta perdendo soldi. Dai, su, se volete farlo e sapete farlo, parlate di videogiochi e lasciate lavorare i grandi. E infine parliamo un pochino di numeri, così siete tranquilli e potete dormire serenamente. Sappiate che la perdita di Reality Labs ammonta a 8,3 miliardi
miliardi di dollari, ma i ricavi di Meta ammontano a 26,8 miliardi di dollari, fatti nei primi 6 mesi del 2024, che sono 12 miliardi in più rispetto a quelli fatti nel 2013 nello stesso periodo, e ancora ci sono 6 mesi da qui alla fine di quest'anno. Ragazzi, parlate di altro, lasciate stare argomenti che non conoscete. L'aggiornamento firmware V68 per visori Meta sta per essere rilasciato, intanto vediamo cosa porta di nuovo. Su Quest 3 viene ridotta la latenza di OpenXR grazie a un algoritmo di frame timing. Secondo Meta dovrebbe migliorare il frame rate e il timing di previsione. Verrà aggiunta una nuova funzione chiamata CABC, ossia Content Adaptive Brightness Control, che per voi ignoranti si può tradurre in controllo adattivo della luminosità dei contenuti, che automaticamente riduce il contrasto nelle zone più buie. Insomma, una specie di local dimming, non è così, ma passatemi il termine. Inoltre, se avete mai fatto uno screenshot su Quest 3, sapete quanto sia penosa la risoluzione di quelle immagini, ma con la V68 la risoluzione degli screenshot è stata aumentata a 2160x2160, risolto il problema della gestione dei download. Adesso infatti sarà possibile dare precedenza ai vari download e ci sarà anche una finestra dedicata alla gestione dei download e delle installazioni. Potreste aver già visto una nuova applicazione in libreria, si chiama Layout, che consente di misurare oggetti nel mondo reale, oppure misurare semplicemente lo spazio per vedere se l'oggetto che volete mettere in quello spazio è delle dimensioni giuste. Include anche una livella, dovrebbe arrivare con l'aggiornamento V68, ma io ce l'ho già. Miglioramento della tastiera virtuale: quando andate a digitare per fare una ricerca o per una chat, la tastiera viene posizionata in un punto più comodo da utilizzare. Maggiori possibilità di posizionare la tastiera e possibilità anche di impostarla su posizioni predefinite. E finalmente Trinità Nadrebo, sì, questo è per noi! Sarà possibile regolare i volumi di cattura dell'audio del gioco e del microfono separatamente, sì! E ancora, nuovo effetto audio per la batteria scarica, interfaccia per gestire i backup su cloud e possibilità di accoppiare i controller direttamente dal visore senza passare dall'applicazione Meta Horizon. Questo è quanto. Ricordate che non appena riceverò l'aggiornamento estrapolerò i file, li caricherò e aggiornerò il link nel video con il tutorial per aggiornare manualmente il firmware dei visori Meta, così che possiate tutti aggiornarlo senza dover aspettare l'aggiornamento automatico. Se ve lo siete perso, ricordatevi che la settimana scorsa ho pubblicato il video con le date di uscita dei migliori giochi su PC, console e VR. Quindi se volete sapere cosa giocare nel mese di agosto, andate a recuperarlo. Anzi no, prima finite questo video per intero e poi andate a recuperarlo. Grazie al nuovo trailer di Alien Rogue Incursion rilasciato la scorsa settimana, sappiamo chi è la protagonista. Si tratta di Zula Hendrix, un ex marine coloniale già comparsa in Aliens Defiance e nel romanzo Alien Isolation. Romanzo, quindi non spaccatemi il costretto tra i commenti dicendomi ma Alien Isolation è un gioco! No, teste di stagli. Sappiate che Alien Isolation è principalmente un romanzo. Al rilascio di questo trailer, sicuramente migliore rispetto a quello rilasciato durante lo State of Play, Survios ha scritto: assicurati che nessuno xenomorfo esca vivo dal pianeta. Ragazzi, ve lo sto dicendo da un po' di tempo. Alien Rogue Incursion non sarà come Alien Isolation. Se non conoscete il personaggio di Zula, sappiate che lei è una cacciatrice di xenomorfi. Quindi non saremo noi la preda questa volta. E il gioco non sarà quel fantastico survival horror in cui non potevamo attaccare, ma potevamo soltanto nasconderci e scappare. Magari poi sarà anche un bel gioco, questo lo vedremo. Ma dimenticate Alien Isolation, fidatevi. La data di uscita di Alien Rogue Incursion non è ancora nota. Abbiamo solo una finestra di lancio su Vacanze 2024 a indicare molto probabilmente il periodo natalizio. Wow, notiziona che mai nessuno si sarebbe mai aspettato. Le vendite di PSVR 2 sono
schizzata non appena Sony ha abbassato il prezzo in UK e USA. Cazzo, ma com'è possibile una roba del genere? Cioè, tu tagli il prezzo di quasi la metà di una cosa che ne costa 650 e stranamente tutti corrono a comprarla? Ma non è incredibile una roba del genere? Tanto incredibile che nemmeno Sony si aspettava una roba del genere, visto che è corsa subito a sbandierarla immediatamente ovunque, mentre non avevamo avuto più notizie per quanto riguarda le vendite dopo i primi 3 mesi. La cosa buffa però è che tutto viene fatto passare come se fossero stati venduti milioni di PSVR 2 e in un solo giorno, dicendo che le vendite sono aumentate del 2350%. Ma rispetto a cosa? Rispetto a quale periodo? Facciamo sempre i nostri amati calcoli. E li facciamo, sapete perché? Perché Meta che perde soldi, buh, che schifo, Meta sta fallendo, buh, la merda, la VR è morta. Mentre Sony, che svuota i magazzini pieni di PSVR 2 e vende 20.000 unità in un giorno, wow, grande Sony, la migliore di sempre, yeah! E allora facciamoli questi conti. Dunque, l'ultimo dato che sappiamo è che Sony ha spedito, non venduto, spedito circa 800.000 unità nei primi 6 mesi e che ne aveva prodotte tra 1 milione e 1,2 milioni. Al tempo stesso, soprattutto da quando è stata ufficializzata la compatibilità con PC, ha tagliato la produzione. Quindi, a voler essere buoni, fino a prima del taglio ce ne saranno stati ancora in giro circa 700.000. Ora dobbiamo lavorare un po' di fantasia, perché non abbiamo dati ufficiali, ma solo quel 2350% in più di vendite, ma senza avere le vendite dell'ultimo periodo. Sappiamo solo che su Amazon UK e USA è andato tutto esaurito, mentre è ancora disponibile sugli altri mercati, ma non è ancora stato applicato il taglio di prezzo. Quindi quelle 700.000 unità che erano ancora disponibili non sono state vendute tutte tra UK e USA, perché in giro ce ne sono ancora di disponibili. Ora, se PSVR 2 negli ultimi mesi avesse venduto migliaia di unità, per esempio 2000 al mese, che è tanto, il 2350% in più sulle vendite in un solo giorno significa comunque che ne sarebbero state vendute poco più di 20.000 sia in UK che USA, quindi 40.000 unità in un solo giorno spalmate su 2 paesi. Numeri comunque bassi che non consentirebbero sicuramente a Sony di svuotare i magazzini, dove ancora dovrebbero giacere circa 700.000 unità o poco più. Ma se andiamo a vedere Amazon USA e Amazon UK e cerchiamo PSVR 2, scopriamo che nell'ultimo mese ne sono stati venduti 300 in UK e 700 in USA. A differenza di Amazon Italia, negli altri paesi, quando cercate un prodotto, insieme alla descrizione vi dice anche le unità che sono state vendute nell'ultimo mese, perché io ho ipotizzato che ne avessero vendute 2000 nell'ultimo mese e in questo caso il 2350% in più ne avrebbe fatto vendere circa 40.000 in 2 grossi paesi. Ma qui parliamo poco più di 300 in UK e poco più di 700 in USA, quindi 1000 in totale, e cioè la metà del mio esempio, corrispondenti a circa 20.000 unità spalmate su 2 paesi. Ora, se questi calcoli corrispondessero ai dati reali, significherebbe che nei mesi precedenti sono stati venduti circa 50 PSVR 2 al mese prima del taglio prezzo. Ora, come lo vedete questo 2350% in più sulle vendite? Ancora incoraggiante? Oppure vi sembra semplicemente l'ennesimo numero buttato in faccia senza alcun termine di paragone per far capire che Sony ce l'ha più grosso? Sony, stiamo ancora aspettando i dati di vendita ufficiale dopo quasi 2 anni. Se effettivamente fra UK e USA sono state vendute 1000 unità nell'ultimo mese, e questo ha fatto registrare un 2350% in più sulle vendite, significa che fino a ieri ne stavi vendendo 50 al mese. Dai, facci sapere sti dati ufficiali che dopo 2 anni ancora non hai pubblicato nulla e basta, tanto ormai l'abbiamo capito.
noi. Apple Vision Pro si controlla con la mente grazie a una BCI, ossia Brain Computer Interface, sviluppata da Synchron. Ma come sappiamo che funziona alla grande? Perché il tester di questo dispositivo è stato un soggetto affetto da SLA. Pensate, è riuscito a giocare a solitario, utilizzare Apple TV e guardare dei contenuti, inviare un messaggio di testo e tutto questo senza utilizzare un solo muscolo del suo corpo. Ma com'è possibile tutto questo? Come funziona questo dispositivo? Il BCI viene impiantato sulla corteccia motoria attraverso un intervento che non è neanche invasivo. Questo dispositivo poi rileva gli impulsi inviati dal cervello e consente di inviarli a diversi dispositivi. Ragazzi, qui non stiamo parlando solo di giocare in VR, ma del futuro e probabilmente l'inizio di una nuova vita per tutte quelle persone che a causa di incidenti o per malattie non riescono più a muoversi o hanno perso l'utilizzo delle gambe oppure le funzioni motorie anche solo parzialmente. Ora immaginate questo BCI che invece di controllare un visore oppure un computer controlla delle protesi robotiche, come braccia, gambe impiantate nel paziente, oppure un corpo robotico intero sul quale viene impiantata la testa del paziente. Per questo che lo sviluppo di questa tecnologia deve continuare e non gioire se la VR ha momenti di crisi. E sebbene questa tecnologia al momento viene sviluppata prevalentemente per gioco, intrattenimento o per guardare video, ricordiamoci che ci sono aziende che la utilizzano per sviluppare in altri campi, come la medicina oppure l'esplorazione spaziale. Quindi non bisogna sminuire tali tecnologie e dire che sono inutili, perché per voi, per noi, giocare con un visore può sembrare stupido, banale, ma per qualcuno potrebbe significare tornare a camminare e tornare a vivere. E di nuovo, ma quale crisi Microsoft? Ma quale crisi Xbox? Sì, è vero che le vendite delle console Xbox non siano al loro massimo storico, ma sappiate che anche Nintendo Switch sta attraversando un periodo nero per quanto riguarda la vendita dell'hardware, E poi ragazzi, è anche normale. Xbox Series X ed S ormai hanno anche i loro annetti alle spalle. Non sono console di nuova uscita, quindi il grosso dell'utenza che era interessata alle console Xbox, la console ce l'ha già. Quindi mi pare anche normale che più si va avanti negli anni e più calino le vendite. Nonostante questo, però, Microsoft non è in crisi, perché parlare delle console non equivale a parlare di tutto l'ecosistema Microsoft, che è composto da console, mobile e PC, e su quest'ultimo si stanno investendo i maggiori sforzi, e proprio quest'ultimo è in forte espansione e sta tenendo in piedi tutto, tanto che gli ultimi investimenti di Microsoft erano stati fatti proprio pensando al settore PC. La stessa acquisizione Blizzard Activision è stata realizzata con l'intento di aumentare l'utenza PC. Infatti si registrano negli ultimi mesi qualcosa come 500 milioni di utenti attivi su base mensile. Con questi numeri come si potrebbe anche solo pensare di abbandonare le console o il gaming? Cari detrattori Microsoft, quindi fatevene una ragione. Xbox è più forte che mai e in questo momento sta allargando ancora di più la forbice che la separa da Sony. Beh dai, direi che in questo video vi ho portato un bel po' di notizie belle importanti e gli argomenti trattati sono stati proprio da canale di livello pro. Spero anche di averli trattati in maniera esaustiva, credo anche di averli esposti con una buona logica. Immagino che troverò molti di voi d'accordo con quello che ho detto. E anzi, fatemelo sapere tra i commenti. Molti di voi non sono iscritti al canale. Guardate i video, commentate, magari mettete anche un like, ma non siete iscritti. Se vi piacciono i contenuti è molto importante iscriversi e attivare tutte le notifiche. Come sempre vi ringrazio per aver fatto tutto il viaggio e aver visto il video per intero. Se volete lasciate qualche doblone nel forziere della baia tramite il tasto super grazie sotto al video. Ricordate che in descrizione trovate i miei link Amazon per l'acquisto di queste tre, il mio link referral per ricevere 30 euro di credito all'attivazione del nuovo visore
visore, 2 link Telegram. Uno è un elenco di tutti i miei giochi meta scontati al 15%, l'altro invece è una chat dove ogni giorno ci si insulta con il resto della marmaglia. Poi, se volete acquistare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, trovate il mio link Instant Gaming e poi potete utilizzare i miei link con tanto di codice sconto per acquistare accessori VR di Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover e tanti altri, e lenti graduate VR Rock per proteggere le lenti del vostro visore da graffi e polvere, i vostri occhi da luce blu, e potete anche personalizzare le lenti con la vostra gradazione per poter giocare in VR senza dover utilizzare gli occhiali. Quindi utilizzate il mio link e il mio codice sconto. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura, un saluto marmaglia. Ho ho!